Ciro, buongiorno, come va? Tutto bene? Allora, Bene, siamo caro. riusciti a resistere alla festa della Resistenza. Però io mi chiedo una cosa, la Resistenza, vedi, In- questa qui, questa qui. Mi chiedo come mai c'è una festa della Resistenza e non c'è una festa del condensatore, del diodo. No, aspetta, ho capito. Ecco perché la Resistenza in Italia è quella cosa che fa sì che ogni volta che qualcuno ha un'idea intelligente, nasce la Resistenza e non se ne fa di nulla. O forse sto sbagliando. Devo dire un'ultima cosa, poi ti lascio la parola. Sono molto sorpreso, adesso facendo la persona seria, sono molto sorpreso perché in realtà l'Italia è l'unico paese che festeggia l'oppressione degli americani. Basta, non dico altro, ti lascio la parola. Intanto diciamo subito che abbiamo sviluppato una bella resistenza al, diciamo, come dire, al continuo ripetersi di bugie storiche e dovremmo stabilire una cosa una volta e per tutte, che la storia nella prima fase deve ritenersi comunque una lettura provvisoria di quei fatti. Questo vale oggi ai tempi nostri, come vale per i fatti di 100 anni fa, o di 200, di 300 e quant'altro, perché a rivedere gli stessi fatti a distanza di tempo si scoprono tanti fatti che magari in quella fase sono occultati, coperti o manipolati attraverso l'informazione. Abbiamo visto nella nostra epoca più moderna quante false informazioni sono aggirate, sono passate attraverso proprio i canali ufficiali dell'informazione e uno si aspetterebbe, come dire, dai canali ufficiali il rispetto, come dire, pedissequo della verità, della notizia oggettiva. Invece quante false informazioni sono state passate per vere e questo ovviamente a discapito anche del comportamento e delle reazioni del popolo. Quindi così come è avvenuto oggi è avvenuto anche all'epoca, perché intanto probabilmente a molti italiani, a troppi italiani, sfugge che il 25 di settembre non c'è stata alcuna liberazione perché l'Italia ufficialmente era ancora in guerra, va bene? E c'è restata ancora per un po'. Ma non è tanto questo perché magari qualcuno potrebbe dire sì, ma bisognava stabilire una data in cui, diciamo, come dire, festeggiare questa libertà, questa liberazione. Ora, ammesso, come giustamente si diceva in premessa, che una vera e propria liberazione non c'è mai stata perché si è passato dalla sottomissione ad un governo, diciamo, tedesco, germanico, ad un'alleanza scellerata, io dico, aggiungo, ad un'altra alleanza, quindi ad un'altra sottomissione. Quindi tutto al più si sarebbe dovuto celebrare un patto fra i due regimi, insomma, di passaggio di consegne. Dice ok, è scaduto il tuo mandato di sottomissione sull'Italia, adesso insomma subentriamo noi. Quindi invece ci hanno voluto in qualche modo far vivere quella specie diciamo di gesto di libertà con questo passaggio di consegna. Ma devo fare un po' di precisazioni. Innanzitutto, se noi ci appelliamo al concetto di libertà e quindi di bellezza e di recupero della dignità, ovvero nel momento in cui un essere umano o un insieme di esseri umani capisce di star vivendo una sottomissione ad un regime, ad una situazione, ad una condizione e si ribella senza accordi, senza supporti, senza diciamo alcun progetto precostituito, ma si ribella perché rivendica la propria libertà. E mi pare che questa cosa, almeno 2 anni prima, era già successa a Napoli, perché forse a molti sfugge che dal 27 al 30 di settembre del 43, quindi ben 2 anni prima, non 2 mesi, 2 giorni, 2 settimane, diciamo, ma sai, è una questione di opportunità, ben 2 anni prima, Napoli è stata la prima città europea a liberarsi dal nazifascismo. Ora, se noi vogliamo proprio stabilire una data di celebrazione della libertà nel suo senso più bello, quindi di esercizio della libertà dell'essere umano, dovremmo probabilmente scegliere una data che va dal 27 al 30 di settembre, o all'inizio o alla fine, insomma, in linea di massima. E invece questa cosa è stata relegata quasi ad un fatto locale. Vabbè, quelli poi napoletani si erano stancati e hanno fatto scappare a gambe levate l'esercito, la Wehrmacht e
gli SS, quindi voglio dire, non è stata una passeggiata, sono stati 4 giorni di scontri feroci con tanto di morti tra le file dei resistenti, che badate bene, in quel caso, io lo dico sempre per un senso di veridicità spontanea dei napoletani, non ci sono autodefiniti resistenti, partigiani, non hanno voluto nobilitare a tutti i costi quella loro azione, di gente che si era stancata di essere, come dire, sottomessi, quindi hanno esercitato la loro dignità. Questo è quello che è successo a Napoli, che andrebbe, come dire, pari pari preso e passato all'intero, diciamo, come dire, concetto di paese. Quindi noi, quando parliamo di libertà, ci dovremmo riferire qui a quei fatti che ad un'intesa politica che si rifà invece al supporto degli alleati che avevano dato per la liberazione di Milano, che invece è ascrivibile più o meno ad aprile. Non è che Ma potreste rifarlo perché i presupposti, le circostanze ci sarebbero tutte, eh? Ma sai Carlo, io ci ho pensato un paio d'anni di seguito, no? Insomma, questa data, o meglio, queste date mi assillano, insomma, perché vorrei tanto che succedesse, però non ti nascondo che qualche telefonata, qualche chiamata, qualche parolina di confronto con qualche amico l'ho anche scambiato su questo tema. Poi però ci ho pensato bene e mi è venuto naturale, ma all'epoca non si erano organizzati, i capi diciamo, come dire, della rivolta napoletana non si erano sentiti, nacque tutto per un fatto casuale in una delle strade di Napoli a Via Foria, dove, come dire, la tracotanza delle truppe tedesche nei confronti di alcuni militari fece sì che ci fosse poi questa insurrezione, diciamo, spontanea, quindi un tam tam, come dire, insomma, la libertà fa eco, no? Quindi appena iniziò quel sussulto di libertà in tutti i quartieri di Napoli si ragionò allo stesso modo e non ci fu bisogno di darsi quell'altisonanza, diciamo, di titoli, di generali, di capi, di brigate, di falsi nomi, così come hanno dovuto fare, e questo senza togliere merito al CLN, che poi si divise in CLN dell'Alta Italia, perché è lì che invece sono avvenute una serie di intese pre-politiche per fare una serie di cose nel nostro paese. Ma attenzione, faccio anche diciamo, un'altra considerazione. A molte persone sfugge che quell'accordo è così politico, quello del 45, che viene preceduto da quello che è l'armistizio di Cassibile, che tutti quanti danno per scontato che sia avvenuto l'8 di settembre, dimenticando invece che l'armistizio venne firmato il 3 di settembre, quindi ben 5 giorni prima. E quei 5 giorni prima servirono semplicemente per svendere la dignità del nostro esercito, perché senza che nessuno desse indicazioni al nostro esercito di come si doveva comportare nei confronti dell'esercito tedesco, se ritenerlo nemico, se reagire soltanto a fronte di un'offesa, se farli prigionieri, se lasciare le armi a loro, nessuno disse niente, ad iniziare dal re a tutti, come dire, insomma, i detentori del potere dell'epoca. E soltanto quando le intese, diciamo, a monte di questo accordo furono stabilite, venne poi dichiarato l'8 di settembre l'armistizio da parte di Badoglio, ma in quei 5 giorni regnò il dubbio e gli italiani, come sempre succede, vennero lasciati alla mercé di chiunque avesse intenzione, come dire, di perseguire i propri interessi e non quelli del popolo italiano. Bene. Io spero che questa revisione, diciamo, delle diverse fasi del nostro paese, ad iniziare probabilmente dal Rinascimento, da quando l'azione della massoneria nel nostro paese si è fatta sentire in maniera opprimente, ci sia questa capacità da parte nostra, da parte degli italiani, di rileggerli quegli eventi e probabilmente in un sussulto di dignità anche di riappropriarci della nostra libertà, perché, ripeto, un popolo che si lascia sottrarre anche soltanto, diciamo, come principio, come dire, l'esercizio della propria libertà, è un popolo che non ha più speranza. E voglio aggiungere anche un'altra cosa, che tutto questo teatrino viene mantenuto su ancora con questa storia dell'antifascismo e del fascismo. Ancora c'è chi dice ma c'è chi non festeggia questa data e allora, insomma, sei fascista, oppure poi si dimenticano che i fascisti sono stati così sdoganati dalle istituzioni che sono già un po' di anni che sono al governo del paese ed è un errore pensare che
ed è un errore pensare che solo adesso che ci sia arrivato la Meloni alla presidenza del Consiglio i fascisti sono andati al potere o a presiedere il Senato, perché probabilmente a molti sfugge che già nei primi anni 2000 uno dei presidenti, cioè, o meglio, il primo presidente della destra ufficiale che non ha mai smentito la sua origine fascista fu Gianfranco Fini, e quindi però poi si ricordano di essere fascisti e antifascisti dal 23 al 26 di aprile, dopodiché sono tutti invece interessati solo al governo del paese. Quindi la questione fascismo e antifascismo nel nostro paese dura 4 giorni all'anno, oppure soltanto nel momento in cui si vuole arrecare un'offesa, diciamo, che non ammette repliche, allora si dà del fascista a qualcuno, e questo è il nostro concetto di fascismo e antifascismo. Quindi dico, se le coscienze sono sufficientemente maturate, sarebbe il caso di iniziare a rivedere innanzitutto la storia, a stabilire che cosa ha rappresentato come dire, la deriva fascista nel nostro paese in quell'epoca, e che cosa appunto è stato manipolato per far celebrare una festa che di fatti ancora oggi non avremmo motivo di festeggiare. Ecco qua, questo è tutto per oggi. Eh, Mi sentirei di dire una cosa, sono assolutamente in linea col tuo pensiero. Mi chiedo se esista un popolo, perché questo è un qualcosa di fondamentale. Eh, io non lo vedo oggi questo popolo, non vedo questa forza, questo desiderio di libertà, questa di rivincita, non vedo, boh, forse sarò io quello sbagliato. Ma ai tempi in cui voi a Napoli, no, non tu, non tu, ma voi a Napoli avete fatto ciò che avete fatto, forse lì il popolo c'era veramente. Eh, ma non lo so, spero che accada qualcosa, spero che... Carlo, io lo dico sempre, e perciò ho fatto quell'esempio voluto su Napoli. Noi a voglia a fare strategie, a pensare insomma, di come riscattarci, di come recuperare la nostra sovranità e come poterla esercitare. Possiamo fare tutte le belle strategie che vogliamo. Ti posso assicurare che, così come è sempre avvenuto nella storia dell'umanità, i moti di insurrezione o di ribellione o di liberazione, anzi utilizziamo la parola a loro tanto cara, parliamo di liberazione, così ci libereremo, magari non ci danno per, come dire, per pericolosi sovversivi. Quindi parliamo di liberazione, che insomma non c'è concetto più bello per poter anelare per un popolo. Nel momento in cui avverrà questo processo, sarà in maniera, come dire, spontanea ed imprevedibile. Magari avverrà per una stupidaggine, così come avvenne qua a Napoli, avverrà per l'azione di un singolo che però colpirà, come dire, la coscienza di molti, e allora là il popolo si riconosce in quello che è un valore universale, che è quello di recuperare la propria dignità. Quindi è inutile che noi stiamo ad affannarci per trovare la formula più bella, diciamo, come dire, per proporre la liberazione. Noi dobbiamo semplicemente continuare a fare quello che fa quella Gegina alle tue spalle. Dobbiamo praticare la resistenza. Quelli che hanno capito che cosa sta succedendo, dobbiamo semplicemente opporci al passaggio di un'energia negativa. In questo caso è quello del potere esercitato. La elettrica, nel caso noi, insomma, è quello di impedire ulteriori derive democratiche. Quindi resistiamo semplicemente. Poi, in maniera casuale, prima o poi, avverrà qualcosa che ci libererà tutti, e non ci sarà giorno più bello di quello. Sì. Vabbè, siamo giunti anche oggi in conclusione di questa bellissima intervista dove abbiamo imparato alcune cose. Abbiamo imparato in primo luogo che c'è stato un popolo un tempo e che forse ci sarà di nuovo. Mi sentirei di chiuderla dicendo in primo luogo un grazie ai partigiani, perché se non avessero fatto la resistenza non esisterebbero le lampadine. E poi mi sentirei ancora di dire che il 25 aprile è comunque una festa di tutti gli italiani. Fra qualche giorno ce ne sarà un'altra, il 1° maggio, ma quella è diventata una festa un po' di nicchia, quindi non la voglio quasi citare. Chiro, grazie infinite, come sempre ti saluto con un grande arrivederci e un augurio di tutto ciò che di bello c'è, sia a te che a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao Ciro e grazie ancora. Grazie Carlo, a presto.